Ciao a tutti, benvenuti di nuovo su Celebrita dalla Turchia. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, mettete un like e diteci nei commenti cosa significa per voi autenticità. Perché la storia di oggi gira intorno a una donna che ha trasformato la sincerità in forza, e a un uomo che ha saputo starle accanto con ironia, rispetto e luce propria, Hande Erçel e Kerem Bürsin. Ieri notte, a Londra, l'aria sembrava vibrare in modo diverso. La cornice era quella di Harper's Bazaar Women of the Year 2025, uno di quegli appuntamenti in cui eleganza, talento e spirito si fondono in un unico quadro, grande abbastanza da contenere sogni e cicatrici, applausi e respiro trattenuto. Tra diamanti, sete e flash, c'era però una presenza che brillava lontano dal luccichio. Una presenza che nasceva da dentro, che non si pettina e non si improvvisa, Hande Erçel. Quando è entrata, il brusio si è abbassato come se qualcuno avesse girato una manopola invisibile. Le telecamere l'hanno cercata, certo, ma non inseguivano soltanto l'abito. Cercavano un modo di stare al mondo, un modo di dire, eccomi, senza interpretare un personaggio. E quando il suo nome ha attraversato la sala, vincitrice del Women's Empowerment Award, Hande Erçel, non è suonato come una sorpresa. È suonato come una verità che, finalmente, trovava una voce in un microfono acceso. Mentre altri profili patinavano le giornate con scatti calibrati al millimetro, il suo account ha raccontato una storia diversa. 2 foto, una accanto all'altra. Nella prima, l'alba addosso, capelli legati, zero trucco, una t-shirt semplice. Una donna nella sua quotidianità, non un'icona incastonata. Nella seconda, a poche ore di distanza, la metamorfosi gentile, linee pastello, sorriso caldo che non finge nulla, luce che non graffia ma avvolge. Sotto, la didascalia che ha fatto sorridere l'internet, il sarcasmo affettuoso di Hande che, con quella schiettezza che la rende unica, ha ringraziato i veterani della sua squadra per averla trasformata in un'altra in pochissimo tempo, ricordando a tutti che il lavoro dietro un'apparizione è un mosaico di mani, voci, inciampi, risate, correzioni dell'ultimo minuto. Non si è messa al centro da sola. Hande ha riempito il post di volti, truccatori, parrucchieri, stylist, assistenti che hanno sudato, riso, trattenuto il fiato con lei. Li ha taggati, li ha ringraziati davvero, senza formule fredde, alla mia meravigliosa squadra, che stasera ha sudato, riso, ha avuto il panico e poi mi ha abbracciata, siete incredibili. È bastato? No, perché sotto quel carosello di sincerità sono arrivati migliaia di commenti. Brilli anche senza trucco. Ci hai fatto ritrovare l'orgoglio di essere donne. Sei la prova che la bellezza comincia quando smetti di compiacere. Le frasi scorrevano, e si capiva che non era solo una passerella, era un contagio emotivo. Eppure il momento più virale non è nato da lei. È nato da lui. Kerem Bürsin, con la sua ironia asciutta che conoscono bene amici e fan, è comparso tra i commenti come si entra in una stanza già piena e si lancia una battuta che spezza e unisce. Le sue parole? 3, essenziali, ti hanno fatto i capelli. Nessuna lirica, nessuna lode d'occasione. Solo umorismo secco, affetto che si legge tra le righe. Internet è esploso. Qualcuno ha scritto, questa è la complicità vera. Un altro, non costruisci legami così, li coltivi. Lei ha risposto con la stessa leggerezza, ricordo quando li hanno fatti anche a te, Bürsin. E giù risate, cuori immaginari, screenshot condivisi ovunque. Perché dietro i numeri, in quel breve scambio, si intravedeva una cosa rara, 2 persone che sanno ridere insieme, ed è lì che spesso si annida la verità di un rapporto. Naturalmente, la rete è la rete. Appena le immagini di Hande hanno fatto il giro del mondo, sono iniziati i paragoni. La sua eleganza ricorda Elçin Sangu, ha scritto un utente. Un altro commento l'ha seguita, devono fare un film insieme, non ci riprenderemmo mai. L'abito di Hande, morbido e calibrato, con dettagli sulle spalle tanto delicati da sembrare disegnati a matita, raccontava raffinatezza senza urlare, identità senza travestimenti. E nel giro di un'ora, i nomi di Hande ed Elçin hanno iniziato a comparire insieme ovunque, trasformandosi in parole d'ordine condivise,
immaginate sulle locandine di progetti sognati da chi ama il cinema turco. Per qualche ora, due donne non erano contrapposte. Erano due riflessi diversi della stessa grazia. Se siete ancora qui, lo sento, questa storia vi tocca. Prendete un secondo per mettere un like, lasciate un commento e assicuratevi di essere iscritti a Celebrita dalla Turchia. Qui non rincorriamo solo notizie, raccontiamo ciò che resta quando i riflettori si spengono. Mentre Londra applaudiva, il lavoro di Hande bruciava di luce propria anche online. Il suo nuovo progetto digitale, Platonic, Blue Full Moon Hotel, è diventato in poche settimane un fenomeno non solo in Turchia, ma anche in Spagna e in Italia. Al suo fianco, sullo schermo, nomi che il pubblico ama, Kerem Bürsin e Aykut Karayel. Una miscela di humor sottile e tenerezza controllata che ha ricordato a tutti che il racconto turco sa attraversare confini, tradurre emozioni, restare addosso. E non è finita lì. La sua conversazione in streaming, Gupi, quasi in punta di piedi è diventata un caso, tra i contenuti turchi più visti sulla piattaforma. Ogni episodio sembra una riunione tra amici in cui si arriva per ridere e si resta per dire la verità. C'è chi ha scritto: Hande non ti fa soltanto sorridere. Ti rimette insieme dove ti eri spezzata. In un'epoca ingolfata di filtri e pose, Hande sceglie la strada meno affollata. Non teme di mostrarsi senza trucco. Non teme di cedere il controllo per dire come sta davvero. Non teme di pronunciare la frase che fa paura a tanti: questa sono io, e basta. Forse è per questo che non la vedono solo come un'attrice. In lei molti riconoscono una narratrice, uno specchio, a volte una lieve rivoluzione che cammina in punta di piedi e poi ti resta in testa. Le sue figure femminili inciampano, piangono, ridono troppo forte, perdono fragorosamente e si rialzano con la dignità sgualcita e bellissima della vita vera. È possibile che proprio questo abbia spinto Harper S. Bozor a leggere in lei un simbolo globale di empowerment, non la perfezione lucida, ma il coraggio nudo. Dietro il sipario, nelle ore prima della cerimonia, l'elettricità si sentiva. C'era chi provava, chi sistemava, chi ripeteva. Hande. Pensava già al domani. Voce di corridoio dice che, mentre aspettava che pronunciassero il suo nome, stava abbozzando idee per la seconda stagione di Gupi. È fatta così, non va agli eventi, li attraversa con la testa che disegna. Quando ha preso il palco, non ha nascosto l'emozione. La voce le ha tremato appena, come trema il bicchiere quando lo riempi un po' troppo e ti fermi a un passo dallo straripare. Le storie delle donne vivono nei posti in cui piangiamo quanto ridiamo, ha detto. Io voglio raccontarle tutte. La sala si è sollevata. In fondo si sono viste persone asciugarsi gli occhi con un gesto timido, disperdersi in un applauso che non aveva fretta di finire. La mattina dopo, i giornali britannici l'hanno ribattezzata con un titolo che sembrava cucito addosso: il volto globale dell'umorismo turco. E, paradossalmente, le andava a pennello anche se nessuna etichetta riuscirà mai a contenerla davvero. La sua intesa con Kerem non nasce da una posa, è costruita negli anni, nelle pause sul set, nei viaggi, nelle giornate normali in cui non succede nulla e succede tutto. Lavorano insieme, a volte si incrociano solo per prendersi un caffè e scambiarsi due battute che capiscono in pochi. La loro chimica non ha bisogno di copioni. Vive di scherzi privati, di stima reciproca, di quella premura che non si fotografa ma si nota sempre. Per molti, è qui che abita la forza di Hande, il modo in cui il discorso sull'empowerment si fa gesto, ringraziamento, stile di relazione. Apre porte, non occupa stanze. Sa dire grazie tanto quanto sa dire no, e questo, in un settore che divora energie, è già un atto creativo. Guardate i titoli cui ha prestato il volto, i progetti cui ha dato anima, commedie e drammi, storie che sfidano i cliché e ti lasciano con una domanda in tasca. Non recita donne forti come maschere di granito, porta in scena donne vere, con la fragilità come muscolo e la risata come antidoto. Per questo, quando le hanno consegnato il riconoscimento di Harper S. Bozor, molti non hanno detto finalmente con leggerezza, ma con una gratitudine che si sente dopo un percorso lungo. Un tappeto rosso. Un post. Qualche frase bagnata di ironia.
E sotto tutto, un sussurro costante, sii reale. Sii gentile. Sii te stessa. È lì che il potere cambia nome e diventa presenza. C'è un dettaglio che merita di essere raccontato. Mentre i flash seguivano la coppia tra sala e backstage, qualcuno ha notato un gesto minuscolo ma eloquente. Kerem che le sistema una ciocca ribelle prima di un'intervista, Ande che gli sorride senza parlare, come a dire, così va bene. Piccole coreografie che non si provano, ma dicono più di 1000 discorsi. Più tardi, seduti su due poltroncine troppo piccole per tanta frenesia, hanno riso di nuovo del celebre commento sui capelli. Vedi? Alla fine aveva ragione, ha scherzato lei. Non dico mai bugie quando si tratta di styling, ha ribattuto lui. L'intervistatrice ha colto l'attimo, e internet ha fatto il resto. Nel frattempo, la comunità internazionale che segue Platonic, Blue Full Moon Hotel si è allargata come un'onda lunga. In Spagna, i blog hanno definito la serie una carezza che sa pungere. In Italia, alcuni critici hanno scritto che il duo con Kerem Bürsin e Aiko Karayel funziona perché gioca sui silenzi, sugli sguardi, sul coraggio di lasciare in sospeso le frasi invece di spiegarle tutte. Ande, al centro di questo piccolo ciclone, ha scelto la via più semplice e più difficile, non esultare a voce alta, ma usare il momento per tirare su con sé la sua squadra. È così che i traguardi cambiano di senso, diventano plurali. In un passaggio dell'intervento sul palco che molti hanno rilanciato, Ande ha aggiunto: l'autenticità non significa spogliarsi per forza, significa vestirsi della propria verità. Una frase che, letta al mattino dopo, suonava come una sveglia gentile. Non a caso, tra i commenti, c'era anche chi confessava di essersi sentito visto per la prima volta da una persona che non conosce. È il paradosso di queste storie, non sappiamo davvero chi siano, eppure ci danno coraggio. E poi, l'inevitabile fantasia collettiva. Se Ande ed Elçin Sangu finissero davvero nello stesso film? Online, c'era chi immaginava una commedia sofisticata ambientata tra Istanbul e Londra, chi vedeva una storia d'amicizia femminile che scansa gli stereotipi, chi, più semplicemente, desiderava vederle parlare in una lunga scena senza musica sotto, solo parole e respiri. Forse non accadrà domani. Ma l'idea che i nomi possano stare uno accanto all'altro senza produrre rivalità, solo possibilità, è già una piccola rivoluzione. Prima di chiudere, se questa notte londinese vi ha lasciato addosso la stessa scossa che ha lasciato a noi, ricordatevi di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia, di lasciare un like e di dirci quale momento vi ha emozionato di più. Qui le storie non si consumano, si conservano, come le foto che non cancelli dal telefono. Quando tutti sono tornati a casa, la cronaca si è fermata, ma la vita ha continuato a fare quello che fa sempre, mischiare tenerezza e imprevisto. Ande ha pubblicato altre immagini, dietro le quinte, dove si vede un abbraccio lungo, un paio di scarpe tolte appena fuori inquadratura, una sedia vuota con sopra una giacca. Oggetti normali che, dopo una serata così, sembrano reliquie. Kerem ha condiviso un breve video in cui si sente solo una risata e la frase «era ora». I follower hanno sorriso, era tutto lì, in quel modo di dirsi le cose senza spiegare troppo. E alla fine, resta una domanda semplice. È questo il riconoscimento che Hande Erçel meritava da tempo? E quanto ci piacerebbe vederla dividere lo schermo con Elçin Sangu, per dimostrare che due presenze possono brillare insieme senza togliersi luce? Scrivetecelo. Noi, da parte nostra, continueremo a guardare dove lo sguardo si posa meno, nel passaggio tra il volto senza trucco e il red carpet, nel tragitto tra lo scherzo di Kerem e la risposta disarmante di Hande, tra la meta raggiunta e quella ancora da inventare. Perché, come ci insegna questa storia, la trasformazione più bella comincia quando smetti di fingere e ti permetti di essere esattamente ciò che sei.